glicemia e contengono parecchio zucchero e quindi mi sarebbe piaciuto tentare qualcosa di nuovo, ma qui da me non si trovava molto e quindi lei ha provveduto gallette 5 cereali e gallette di farro e sono ansiosa di provarle entrambe perché secondo me devono essere buone. Cioè, di solito le gallette, a parte quelle di riso, sono tutte buone. E la cosa positiva, senza sale aggiunto. Poi dovete sapere che io ho una vera e propria passione per i funghi, cioè sono uno dei miei alimenti preferiti, ma che spesso non compro appositamente un po' per questo discorso delle spese. E lei ha provveduto. Funghi porcini secchi, speciali, se ce lo dicono loro, ci vediamo. Immergere in abbondante acqua tiepida per almeno 30 minuti e dopo averla eliminata, risciacquare il prodotto in acqua corrente, da consumarsi previa cottura. Allora io devo essere onesta, l'acqua non la elimino, ma la utilizzo per cuocere il riso. Non so se questa cosa vada bene perché effettivamente mi viene il sospetto che se questa acqua va eliminata ci sia una motivazione, però io fino adesso l'ho usata e non sono morta, diciamo, spero. E come se non bastasse, risotto con funghi porcini già pronto, sono 2 porzioni. Sapete, per quei momenti in cui proprio non avete voglia di cucinare, non avete tempo, io non compro mai prodotti già pronti, però ultimamente non sono stata benissimo, quindi credo che mia mamma abbia pensato che avere qualcosa di già pronto fosse utile. Questo suono mi ricorda tantissimo i bastoni della pioggia, non so se li avete presenti, sono delle canne di bambù molto alte e che all'interno hanno una specie di sabbiolina e quando li muovete fanno esattamente questo rumore. Cerchiamo di fare posto. Oh, e ovviamente per la serie prodotti già pronti per quando stai male e proprio non vuoi cucinare. Crema di asparagi. Questa crema io non l'ho mai provata e sono un po' scettica sinceramente perché non amo le creme di verdure, i passati di verdure non fanno proprio per me, però ho pensato che se proprio non dovesse essere un granché così da sola possiamo posso cuocerci all'interno del riso, che di solito salva la situazione. Lo faccio anche con la passata di verdure ad esempio e viene buonissimo. Come preparare una buona minestra? Versa il contenuto della busta in 750 ml di acqua fredda, circa 3 bicchieri da cucina a colmi, mescola con cura e porta a bollore. Fai cuocere a fuoco lento per 3 minuti, mescolando di tanto in tanto. Lo sapevi che grazie alla disidratazione degli ingredienti garantiamo la qualità delle nostre ricette per diversi mesi senza l'utilizzo di conservanti? Ah, io lo spero. E qua abbiamo un'altra cosa deliziosa che io amo alla follia: pomodori secchi.
scorte di frutta secca? Ebbene sì, le abbiamo anche questa volta. Mandorle sgusciate di Sicilia, addirittura. Queste sono solo mandorle, questo invece è un mix proteico. Oh, ci sono i pistacchi di anacardi. Ciao mandorle, non siete più interessanti. Ecco, questo è un mix fatto come Dio comanda: arachidi, noci, pistacchi e anacardi meravigliosi e semi di zucca, tutte cose che io adoro alla follia. Oi vita. Beh, il nome la dice lunga, considerato che io queste cosine le mangio a risveglio. Di solito le metto nel porridge oppure nello yogurt, ma sono un salvacolazione in assoluto. È un'ottima fonte di omega 3, soprattutto per me che ho una dieta vegetariana, sono quasi vegana, sono proprio necessari. E poi questi sono una vera chicca. I semi di sesamo, ideali per aromatizzare pane e prodotti da forno. Carpacci di carne e pesce non ci interessano e dolci. Io questi li uso tantissimo quando compro i noodles oppure gli gnocchi cinesi, ad esempio, e ci metto le verdure, tantissima salsa piccante e olio di sesamo, ma soprattutto i semi di sesamo, che di solito non compro perché appunto, cioè, sono solo per persone ricche, immagino. Quindi grazie mamma. E niente, questi me li terrò cari, li utilizzerò proprio con parsimonia, saranno contati. Poi ve li ricordate questi? C'erano anche la scorsa volta, ma se non sbaglio erano al cacao. Questa volta invece con i mirtilli, nocciole e mele. Io sono una grandissima fan della, come si dice, dei frutti di bosco. Adoro i mirtilli, li mangerei tutti i giorni. E poi ci sono le nocciole, ma cosa c'è di più buono delle nocciole? Sospetto che saranno la mia merenda di oggi. Vediamo. Biscotti integrali con frutta. Ingredienti: farina integrale di frumento, fiocchi di avena, olio di girasole, zucchero, farro integrale. Ah, il farro integrale croccante, ho capito, sì, sono proprio loro, sono quelli. Questi biscotti, se non li avete mai provati, sono super croccanti e forse effettivamente dovrei farci un video un eating sound, sarebbe interessante. Mi scuso per galli e galline che sentite nel sottofondo, ma nonostante io viva a Roma, il mio vicino ha deciso che era un buon posto per crearsi una fattoria e quindi purtroppo ce lo teniamo. Un'altra cosa meravigliosa, anzi, salsa boscaiola.
Allora, se non sbaglio, non ricordo di averla mai mangiata, ma se non sbaglio è maionese con un retrogusto di funghi. Vediamo. Olio di semi di girasole, funghi porcini reidratati, uova e tuorlo d'uova pastorizzate, aceto di vino, sale, zucchero, succo di limone, prezzemolo disidratato, aromi, correttore di acidità. Eh beh sì, maionese con i funghi. Vorrei aprire tutto. Sarà dura resistere e conservare le cose con parsimonia per i momenti in cui sono depressa, triste, non voglio vivere e mi ricordo che ho un po' di cosine buone da mangiare. Poi c'è questa cosa che mi fa sorridere troppo. È tornato il momento relax. Come sempre non può mancare, oltre alla frutta secca, qualcosa che rilassi, perché mia mamma sa che sono esaurita, quindi decide di contribuire così al mio sonno. E poi oltretutto questa volta mia mamma non ha badato a spese, addirittura a Bonomelli, cioè noi di solito andiamo avanti a Eurospin e Lidl, non capisco perché questa ricchezza improvvisa. No, lo so che lo fa per affetto, quindi grazie mamma. Tisane, infusione a caldo o freddo con camomilla, melissa, tiglio e passiflora. Ecco, io adoro questo suono e infatti mi guardo un sacco di video in cui creano degli scrapbook o comunque maneggiano carta, cartone, li adoro. Mi sembra molto molto più rilassante del tapping, nonostante tutti lo preferiscano, quasi tutti. Vabbè, sono gusti veramente. Tisana 100% naturale, dal gusto speciale e piacevole, con camomilla, tiglio e passiflora, piante tradizionalmente note per favorire il relax. La tisana è valorizzata anche dalla presenza di lemongrass, che è buono, melissa e biancospino, che favoriscono la distensione e il benessere mentale. A me viene un po' da ridere perché la sera prima di andare a letto già prendo dei farmaci per dormire e rilassarmi. Più ci mettiamo sopra anche la camomilla e la tisana rilassante, io prima o poi andrò in coma. Se non vedrete più i miei video è perché mi sono addormentata definitivamente. Mamma mia, cioè facciamo le corna, per carità. Però ammettiamolo, c'è qualcosa di comico. Bene ragazzi, sono rimasti gli ultimi 3 prodotti e sono i miei preferiti perché sono una super coccola di quando proprio ti vuoi bene. Ta-da! Cioccolato. Lo ammetto senza nessuna difficoltà, io ho un'ossessione per il cioccolato, lo adoro. E mia mamma, guardate che meraviglia! Ve la ricordate la famosa tavoletta Ferrero Rocher che vi avevo fatto vedere l'altra volta? Ci ho fatto anche uno shorts perché è qualcosa che tutti nel mondo devono conoscere. Questa volta l'hanno fatta anche in versione dark e io ultimamente sto iniziando ad amare il cioccolato fondente, quindi questa sparirà nell'arco di una settimana. Mamma mia, non so come riuscire a trattenermi dall'aprirla. Non devo, Martina, ci devi tenere insomma alla dieta, su. Nocciola nella copertura di cioccolato extra dark 555%, scusate. Allora, cioccolato ripieno, tavoletta ricoperta di cioccolato extra al 60%, con ripieno alla nocciola e scaglie di cioccolato, no, e scaglie di nocciola. Ma non so se sono diventata dislessica all'improvviso, vi giuro che di solito leggo bene, cioè li sentite i video in cui leggo? Secondo me è l'emozione, perché anche se ancora devo iniziare a mangiare
esempio io compro a volte anche quello dell'Eurospin, ma non è così buono. Se cercate qualcosa di semplice da poter mangiare un po' tutti i giorni senza spendere un polmone, vi consiglio questa. Io l'ho provata al latte, ma immagino che anche questa fondente sia fantastica. Diciamo che utilizzo questa per quando proprio ho bisogno di una coccola importante. Questo è per dimostrarmi un po' tutti i giorni che mi voglio bene. E infine questa invece viene da mia sorella, perché mia sorella sa le mie passioni porcherecce più oscure, diciamo, per quanto riguarda il cibo. E se sappiamo che il cioccolato fondente è molto meglio di quello al latte, ebbene ragazzi, ogni tanto c'è bisogno anche di quello al latte, e la cioccolata e il caramello salato sono la cosa più buona che Dio abbia creato. Ho fatto pure la rima. È l'ultimo prodotto, ma l'ho lasciato per ultimo perché è una chicca questa, proprio vi voglio lasciare con la voglia di dolce nel palato. Cioccolato al latte con burro e caramello salato, croccante in pezzi. Ah, e caramello anche in pezzi. Cacao 30% minimo nel cioccolato al latte. Cacao da collaborazioni di lungo